Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del ciclo di tutorials Tasker in Action. Come già sapete, con Tasker in Action, a differenza di Tasker Tutorial, ci occupiamo di aspetti pratici di Tasker, per cui andiamo a creare delle piccole o grandi utility che ci possono servire nella vita di tutti i giorni tramite appunto il nostro programma preferito, che è Tasker. Oggi creeremo una utility che sicuramente farà piacere a molti, ed è uno screen record, cioè la possibilità di registrare un video di quanto avviene sullo schermo del nostro telefonino. Infatti, quanti di voi sicuramente avranno spesso desiderato poter condividere non so, la soluzione di un gioco, oppure condividere, far vedere a degli amici come si usa un determinato programma in un determinato modo, alcune funzionalità per esempio, e per farlo appunto avrebbero desiderato realizzare un mini video nel quale mostrare appunto queste caratteristiche. Bene, c'è da dire che con Android 4.4 KitKat è stata introdotta la funzionalità relativa alla registrazione dei video. Questa funzionalità non è molto ben documentata e naturalmente si tratta di una funzionalità abbastanza limitata. Sicuramente non avrete dei video come quelli che potete realizzare con delle app dedicate sullo store. Infatti si limita alla registrazione di un massimo di 3 minuti di video senza audio. Inoltre, essendo anche una funzione piuttosto nascosta, è difficilmente accessibile all'utente comune. Infatti, per poter realizzare un video tramite il telefonino è necessario innanzitutto scaricare sul nostro PC l'SDK di Android, collegare il video e il PC al nostro telefonino tramite un cavo USB, preventivamente avendo abilitato le funzioni di USB debugging presenti nelle opzioni sviluppatore, e poi lanciare sempre dal PC la shell di ADB e inserire comandi ADB per la registrazione. Insomma, un percorso piuttosto complicato che però con Tasker, pur rimanendo i limiti di registrazione di 3 minuti e senza audio, possiamo tranquillamente evitare utilizzando un semplice comando run shell. Andiamo a vedere come fare. Creiamo il nostro task, lo chiamiamo recorder e andiamo a inserire la nostra azione che troveremo nella categoria codice run shell, e nella linea di comando inseriamo il comando per la cattura dello schermo, che è semplicissimo, è screen record. Questo è il comando che ci consentirà di registrare il nostro video. Questo comando va poi fatto seguire uno spazio e dobbiamo inserire il percorso in cui salvare il nostro video. Io qui ora inserirò il percorso della mia card esterna, voi naturalmente inserirete il percorso che più è confacente alle vostre esigenze. Per quanto riguarda me sarà un percorso storage / external SD card, ancora slash, vale a indicare la directory della mia card esterna che io ho chiamato test, e ancora ora devo inserire il nome del file che sarà salvato. Scriverò record, seguito poi dalla data e dall'ora in cui è stato realizzato il video, per cui inserirò ora le variabili built-in di Tasker date e time, inserisco un carattere underscore, poi inserisco la variabile date, ancora un underscore e ancora la variabile time, e a questo punto devo inserire l'estensione del file che è .mp4. Ora c'è da fare un piccolo discorso per quanto riguarda useRoot.
Essendo una funzione nativa di Android, non dovrebbe essere necessario l'utilizzo dello user root. E in effetti ho provato a utilizzare questo script senza user root. In effetti sembra funzionare, però il file che viene salvato è un file vuoto, quindi non utilizzabile. Per poter avere quindi un file utilizzabile è necessario, almeno per quanto riguarda la mia situazione, abilitare lo user root. C'è da dire che molto spesso si possono avere comportamenti diversi su smartphone diversi, sui quali girano ROM differenti, per cui vi invito a effettuare degli esperimenti, provare a vedere se funziona o meno con user root disabilitato e nel caso magari condividere questa vostra esperienza. Bene, allora io ho abilitato lo user root, torno indietro e ora se lancio il comando avrò questa registrazione ecco, vedete, è stato abilitato il permesso e sta registrando. Io interrompo la registrazione perché voglio portare la vostra attenzione su un altro fattore. Come ho detto prima, con questo comando viene effettuata una registrazione della lunghezza di 3 minuti, ma noi possiamo anche stabilire una lunghezza diversa, naturalmente inferiore ai 3 minuti. Come possiamo farlo? Andando a editare questo comando e inserendo un parametro, che è un parametro di tempo. Il parametro lo andiamo a inserire dopo il comando screen record. Sapete già che per inserire un parametro è necessario inserire doppio trattino, e quindi 2 volte il trattino. Il nome del parametro che ci interessa è time limit, separato sempre da un trattino. Lasciamo uno spazio e inseriamo il numero di secondi che vogliamo che duri il nostro video. Nel mio caso inserirò 10 secondi, giusto per farvi vedere il video come viene portato a termine, e sono pronto per mandare in esecuzione il comando. Come vedete sta registrando e ora allo scadere dei 10 secondi vedremo il famoso pallino verde comparire a fianco. Ecco qui, è comparso il pallino verde, quindi la registrazione è andata a buon fine. Naturalmente c'è da dire che è noioso, fastidioso andare ogni volta a inserire il parametro tempo che noi vogliamo che duri cioè il tempo che noi vogliamo che duri il video. Allora a questo punto possiamo operare in una maniera diversa. Inseriamo altre 2 azioni. Andiamo a inserire l'azione, la prima azione delle 2, ed è, come già probabilmente molti di voi immaginano, un'azione che noi andremo a prendere nella categoria variabili, e esattamente variable set. Creiamo una nuova variabile e chiamiamola tempo rec, tempo di registrazione. Impostiamola per esempio a 30 secondi, un tempo standard. Torniamo indietro e ancora andiamo a inserire un'altra azione, sempre dalla categoria delle variabili, e questa volta prenderemo variable query, che ci consente, faccio vedere, ecco, tempo rec, no, chiedo scusa, in titolo dobbiamo inserire il titolo che vogliamo, per esempio rec secondi, che ci apparirà, e poi qui inseriamo appunto tempo rec, che è il nome della variabile che abbiamo appena creata. In input type andiamo a inserire numerico integer, cioè un numero intero, e in default io metto, non è necessario inserire un valore di default, metto 30 giusto per farvi vedere, e lascio tutto così come sta. Layout sarà il layout di un pop-up.
timeout indica quanti secondi questo pop-up deve rimanere a schermo prima di scomparire, prima che sia inserita un'azione da parte dell'utente. Allora, che cosa succede con variable query? Praticamente ci apparirà un pop-up nel quale noi potremo inserire il tempo desiderato. Considerate sempre che il tempo deve essere fra un minimo e un massimo, un minimo di un secondo, un massimo di 180 secondi. Torniamo indietro e andiamo a modificare il nostro parametro time limit e lo modifichiamo sul valore della nostra variabile che abbiamo appena creato, che è temporec. Torniamo indietro, quindi temporec. Ecco che ci appare il nostro pop-up con già al centro il valore inserito di default 30 secondi che noi avevamo indicato. Potevamo lasciare anche vuoto quel campo e non sarebbe apparso niente. E ora io scrivo per esempio un tempo di 15 secondi, vado ad accettare questo tempo ed ecco che parte l'azione e ora il programma mi registrerà un video di 15 secondi. Attendiamo la fine del comando. Ecco, è finito correttamente. Dunque abbiamo così realizzato un piccolo screen record che ci consentirà di realizzare dei video dal nostro telefonino fino a un massimo di 3 minuti e abbiamo automatizzato al più possibile questa nostra azione. Bene, prima di concludere questo video c'è un'ultima cosa da evidenziare. Questo comando in effetti registra, come ho già abbondantemente ripetuto, un video fino a 3 minuti, però con una risoluzione abbastanza bassa, un 4 megabit per secondo. Volendo possiamo anche modificare questa risoluzione e possiamo fare inserendo un ulteriore parametro. Se andiamo nel comando che abbiamo prima scritto, possiamo inserire dopo il parametro temporec un parametro bitrate e inseriamo sempre il doppio trattino bit-rate e possiamo portare questa risoluzione a un valore più alto, per esempio un valore di 8 megabit per secondo. In questo modo avremo realizzato un video con una ottima qualità e della durata che vogliamo. Ancora, questo parametro bitrate che vi ho fatto vedere adesso può essere sostituito anche con un altro parametro. Potremmo infatti inserire il parametro size e impostare questo valore sulla risoluzione massima dello schermo del nostro telefono. Per esempio, nel mio caso io ho un Galaxy S5, se volessi inserire se volessi registrare un video con una risoluzione, con la massima risoluzione consentita dal mio telefonino in modalità per esempio portrait, dovrei inserire questo valore 1080 per 1920 e quindi sta a voi decidere se utilizzare il parametro bitrate oppure il parametro che indica la risoluzione massima del vostro schermo. Bene, per oggi è veramente tutto, vi do appuntamento al prossimo video di Tasker in Action. Buonasera a tutti.